Ciao a tutti e bentornati su Turkey News Magazine. È un piacere ritrovarvi qui, pronti a scendere con noi nelle pieghe di una vicenda che sta facendo tremare i social e mormorare l'intero ambiente dello spettacolo. Preparatevi, perché oggi affrontiamo una storia che ha lasciato molti senza parole. Si parla di gelosia, di emozioni esasperate, di un momento che secondo diverse testimonianze avrebbe superato il limite, trasformando un diverbio in qualcosa di ben più cupo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate le notifiche. Qui cerchiamo sempre di raccontare ciò che accade dietro le quinte con cura, responsabilità e soprattutto con il cuore. Il titolo lo avete letto, Gelosia inarrestabile, un attimo di buio che avrebbe travolto tutto. Al centro, una delle coppie più chiacchierate, Can Yaman e Demet Özdemir. Quello che stiamo per ripercorrere è un flusso di eventi che, a detta di più fonti, avrebbe toccato un punto di rottura mai visto prima nella loro storia. Lo faremo passo dopo passo, cercando di capire come si sia potuti arrivare a una situazione tanto tesa. La realtà, talvolta, corre più veloce della fantasia, e quando si mescolano amore, fama e fragilità, basta una scintilla a far divampare un incendio emotivo. Una precisazione necessaria, fin dall'inizio. Qui non si giustifica la violenza, mai. Non si accusano persone senza prove, non si sostituisce la giustizia con il giudizio sommario. Ricostruiamo una vicenda come ci viene raccontata da testimoni, materiali circolati in rete e indiscrezioni incrociate, consapevoli che solo i diretti interessati conoscono la verità completa. Eppure, per capire il peso di ciò che si mormora, occorre addentrarsi nei dettagli, nei non detti, nelle crepe che la pressione mediatica sa allargare senza pietà. Chi sono i protagonisti? Lo sapete bene, Demet Özdemir, amatissima, carismatica, con quell'aura luminosa che accende ogni red carpet, e Can Yaman, volto iconico, personalità magnetica, spesso sotto i riflettori anche quando non li cerca. Una coppia che ha fatto sognare, con la sua complicità, ma che come tutte le coppie reali ha attraversato picchi e discese, pause e ripartenze, entusiasmi e fatiche. Pare, però, che mai si fosse arrivati a un punto tanto delicato come quello di cui si parla adesso. Il contesto, secondo molte fonti, sarebbe stato un evento mondano di alto profilo, inviti selezionati, telecamere curiose, sguardi attenti. Una di quelle serate in cui si mescolano affari e glamour, con i corridoi pieni di sussurri e i flash che non perdonano nulla. L'atmosfera era elettrica, tesa di attese e comparsate eccellenti. Tra un saluto e un brindisi, la miccia. Da qui in avanti, le versioni divergono, ma il quadro generale che emerge è quello di un confronto degenerato davanti a più persone, con toni sopra le righe e reazioni che avrebbero imboccato la strada sbagliata. La domanda che tutti si fanno è una soltanto: cosa ha visto o sentito Demet per perdere il baricentro? Un gesto frainteso? Una confidenza scambiata con troppa leggerezza? O soltanto la proiezione di un timore che covava già da tempo? Chi era presente parla di sguardi taglienti, parole affilate, accuse lanciate in pubblico, forse corroborate da una gelosia che covava da giorni. La gelosia, emozione antica e feroce, capace di distorcere percezioni, gonfiare sospetti, trasformare il sussurro di un dubbio nel ruggito di una convinzione. Qui tocchiamo il territorio scivoloso delle ipotesi. Alcuni narrano che Demet avrebbe ritenuto Can troppo complice con una presenza femminile dell'ambiente, forse una collega, forse una professionista del settore. Un dialogo ravvicinato, una risata fuori tempo, un contatto che ai suoi occhi avrebbe varcato una linea invisibile. È l'effetto domino. Il primo tassello è un'ombra, l'ultimo è un crollo. Quando le paure si alimentano di silenzi, qualunque dettaglio diventa prova, ogni movimento appare sospetto. Ogni sorriso può suonare come una ferita. A questo si somma il peso soffocante dell'attenzione pubblica. Vivere d'immagine significa essere passati ai raggi X ovunque, sempre. Ogni like analizzato, ogni assenza interpretata. Una stretta di mano diventa narrativa, un passo indietro diventa nota stonata. È facile sentirsi esposti, nudi, a rischio di essere travisati. Se c'erano già fragilità sotto traccia, quella sala illuminata avrebbe potuto agire da detonatore, amplificando il timore della perdita,
la paura di non bastare. Secondo più testimoni, la discussione è esplosa. C'è chi racconta di voce rotta dall'emozione, chi di urla oltre il protocollo dell'evento, chi di accusati e accusatori senza freni. E poi le parole che fanno più male. Qualcuno parla di un contatto fisico, di spintoni, di una scena che avrebbe messo Khan in difficoltà, frastornato tra stupore, dolore e vergogna. Su alcuni profili social sono circolate immagini sgranate, clip di pochi secondi, difficili da interpretare, dove si intravedono movimenti concitati e staff che interviene in fretta. Quanto basti per definire con certezza ogni gesto? Non possiamo dirlo. Ma il racconto dominante parla di un attimo in cui la ragione avrebbe ceduto, lasciando spazio a un'impulsività pericolosa. Immaginate la scena dalla prospettiva di lui. La persona che ama lo fronteggia in pubblico, l'aria si fa densa, la sala diventa una lente deformante. Non è solo il dolore fisico, se c'è stato, è il colpo al cuore di sentirsi esposto, tradito dall'istante, ingabbiato in un episodio che non avresti mai voluto vivere. E dalla prospettiva di lei, una tempesta emotiva che monta, l'angoscia irriducibile del sospetto, quel vortice che azzera la lucidità e fa sembrare ogni cosa necessaria e inevitabile. Quando si fa buio dentro, anche una sala piena di gente può sembrarti un tunnel senza uscita. La domanda cruciale è perché. Le ragioni, spesso, non stanno nel presente fotografato, ma in una trama più lunga fatta di piccole frustrazioni, di parole non dette, di ruggini sottopelle. Una gelosia reiterata, una mancanza di rassicurazioni, segnali incrociati mai chiariti al riparo dalle telecamere. Può darsi che quella sera sia arrivato soltanto il conto finale. In questi casi, la percezione diventa regina. Se senti che il terreno ti sfugge sotto i piedi, la fantasia colma i vuoti con scenari che confermano le tue paure. Le conseguenze, come potete immaginare, sono pesanti su più fronti. Per Khan, la priorità è la salvaguardia emotiva, recuperare autostima, trovare protezione, ritrovare la voce in mezzo al frastuono. Essere oggetto, anche solo presunto, di un'aggressione da parte di chi ami può segnare profondamente, lasciare un solco nella fiducia, un riflesso condizionato che riaffiora ogni ricordo. Per Dimet, il rischio è un'ondata lunga di ripercussioni sociali e professionali, l'opinione pubblica a memoria selettiva ma tenace, e l'etichetta di un gesto sbagliato, se confermato, sa diventare una gabbia. Brand, produzioni, colleghi, tutto viene letto attraverso quella lente. E poi c'è il cuore della questione, la loro relazione. Dopo un episodio così, com'è possibile rimettere insieme i pezzi? La fiducia non è un interruttore, è un ponte che si costruisce trave dopo trave. Servono verità, ascolto reale, scuse che non siano soltanto parole, impegni concreti, limiti chiari per evitare di tornare nello stesso vicolo cieco. Non sempre è possibile, e può darsi che la scelta più saggia sia fermarsi. Altre volte, invece, con aiuto professionale e tanto lavoro su se stessi, si può trasformare una crisi nel principio di un nuovo patto. Qui entra in gioco la responsabilità emotiva. Parlare di gelosia senza demonizzarla, ma senza nemmeno celebrarla. È un segnale, non un destino. Va nominata, compresa, curata. Tenere tutto dentro è come alimentare senza sosta un braciere, prima o poi divampa. La via, per quanto faticosa, è la comunicazione onesta, la capacità di dire ho paura, mi manca qualcosa, ho bisogno di rassicurazioni, senza scivolare nell'accusa o nel controllo. Se serve, la terapia, individuale o di coppia, non è una resa, è un investimento di maturità. In parallelo, c'è una riflessione che riguarda tutti noi che osserviamo. Le storie che consumiamo in streaming hanno protagonisti in carne e ossa, che vivono, piangono, sbagliano, crescono. Il nostro sguardo può essere lama o balsamo. Evitiamo i tribunali improvvisati, ricordiamo che i video sgranati dicono e non dicono, che i resoconti nascono da angolazioni diverse. Restiamo umani, anche quando il gossip chiama. E ricordiamo che nessuna forma di violenza è accettabile, anche quando scaturisce dal dolore. Torniamo a quella sera. Molti giurano di aver visto il personale tentare di calmare le acque,
isolare i protagonisti in una saletta, riportare respiro dove c'era solo ansia. C'è chi racconta di lacrime, chi di silenzi gelidi, chi di telefoni impazziti tra manager e addetti stampa. Nessuno, però, ha una versione completa. E questo, paradossalmente, aumenta il clamore. Il non detto diventa il vero motore della storia, il vuoto che ognuno riempie a modo suo. Che succede adesso? Potrebbero arrivare comunicati ufficiali, oppure il silenzio potrebbe essere scelto come scudo. Potrebbero emergere scuse pubbliche, o il desiderio di proteggere ciò che resta del privato vietando a chiunque altro di mettere lingua. Potrebbero comparire passi lontani, per prendere fiato. Oppure, chissà, un tentativo di ricucitura con regole nuove, tempi, confini, sostegno professionale. Qualunque sia la strada, la lezione resta: trattare le emozioni con rispetto, prima che siano loro a maneggiarci. Cos'è che ci lascia più inquieti di questa storia? Forse la consapevolezza che il punto di rottura, quando non ascoltiamo i segnali, è sempre dietro l'angolo. Che bastano pochi istanti a ribaltare una narrazione costruita in anni. Che i ruoli di colpevoli e vittime nelle relazioni reali sono più sfumati di quanto amiamo credere. E che il coraggio, quello vero, è guardare dentro di sé quando sarebbe più comodo puntare il dito altrove. Se siete arrivati fin qui, grazie. È un viaggio scomodo, ma necessario. Abbiamo provato a leggere questa vicenda senza pruriginosità, tenendo insieme il bisogno di capire e il dovere di non ferire. Ci piacerebbe sapere come la pensate, quali passi ritenete indispensabili per guarire davvero. Che spazio dareste al perdono, se ce ne fosse bisogno? Quanto contano, per voi, i confini nelle relazioni esposte alla luce dei riflettori? Prima di chiudere, il promemoria di casa: se questo racconto vi ha fatto riflettere, restate con noi su Turkey News Magazine. Un like è un segnale importante, una condivisione aiuta altri a mettere attenzione dove serve. E l'iscrizione con campanella attiva è il modo migliore per non perdere gli approfondimenti che stiamo preparando. Torneremo su questa storia se e quando ci saranno elementi verificati, senza correre più veloce della verità. Nel frattempo, teniamoci stretti i valori che contano: rispetto, responsabilità, empatia. Perché i riflettori si spengono, ma le conseguenze, quelle, restano. A presto!